Nelle puntate precedenti ci siamo lasciati con un video unboxing e l'inizio di una nuova e fantastica collaborazione con Jinpin. Dopo più di un mese di test in palestra vi racconterò la mia esperienza, a cosa serve, come l'ho usato, compatibilità con le macchine, a cosa bisogna fare attenzione e soprattutto se secondo me vale la pena l'acquisto. Prima di cominciare, se vi va di supportare il canale, trovate il link del mio Ko-fi qui sotto in descrizione. Lì condivido anche un po' di retroscena e qualche spoiler sui prossimi video. Il Jinpin è un cilindro metallico composto da due parti, una sezione più spessa che permette l'inserimento dei dischi e una parte più sottile che si inserisce direttamente nel pacco pesi. La sua creazione nasce dall'esigenza reale di chi si allena seriamente, superare i limiti strutturali delle macchine e del pacco pesi in generale. Molto spesso infatti ci si trova davanti a due problemi: l'impossibilità di fare microloading, ossia aumentare il carico in maniera più graduale e controllata, e pacchi pesi che diventano troppo leggeri una volta arrivati all'ultima piastra. Il modello che mi è stato mandato è l'originale da 10 mm. La parte caricabile è da 15 cm, mentre la parte inseribile nel pacco pesi è lunga 10 cm. Il supporto è compatibile con dischi olimpionici con foro da 50 mm. I test sono stati effettuati su macchinari GM80 presenti nella mia palestra. Sulla stazione cavi regolabile, il pin si inserisce perfettamente in tutti i fori del pacco pesi. Ho testato il microloading su un push down per i tricipiti e durante l'esecuzione non si percepisce il peso del pin in sé. L'esecuzione dell'esercizio rimane stabile e controllata. Anche sulla stazione cavi ad altezza fissa la facilità di inserimento è la stessa. Ho provato il microcarico sul crunch al cavo e nonostante il carico elevato mi sono sentita al sicuro, cosa non da poco. Diverso il discorso per la stazione cavi della sala donne, dove i fori della barra metallica sono sfalsati rispetto a quelli delle piastre. In questo caso bisogna inserire prima il pin principale al peso desiderato, in questo caso in fondo, e poi inserire il gym pin nel foro immediatamente superiore compatibile con la larghezza del disco. In questo modo sono riuscita ad eseguire un crunch al cavo superando il limite del pacco pesi in tutta sicurezza. Sulla lat machine invece, superato un certo peso, la distanza tra il fermo delle gambe e il pacco pesi si riduce e non permette di inserire il pin in linea retta. È importante sottolineare che il gym pin può essere infilato solo in maniera frontale, non dall'alto e né dal basso. Ci sono poi in palestra dei macchinari in cui il modello standard da 10 mm non è proprio utilizzabile. Nel pulley, la distanza tra il poggiapiedi e il pacco pesi è inferiore alla lunghezza totale del pin. Nella leg extension, sia nella versione classica che quella della zona donne, il pin urta contro il regolatore dell'inclinazione d'asta, con un punto di contatto molto ravvicinato intorno ai 3 cm, che potrebbe danneggiare il pin. Lo stesso accade su carichi più bassi nella leg card da sdraiato. In questi casi, la lunghezza del pin è un vero limite strutturale. Nel mio caso ho utilizzato la versione da 10 mm e posso confermare che, nei fori principali dei pacchi pesi testati, l'inserimento è corretto e stabile. Tuttavia ho notato un dettaglio interessante. Il primo foro, quello del carico più leggero, non è da 10 mm, bensì da 8. Infatti, provando a inserire il pin in quel punto, non entrava. Il test della penna proposto da Jinpin funziona davvero. Inserendo infatti una penna Bic nei fori, se c'è molto gioco è probabile che serva il pin da 10, se invece c'è meno gioco il foro è da 8. In alternativa sul sito ufficiale è presente una tabella per brand che aiuta nella scelta del diametro corretto e l'assistenza è sempre disponibile per darvi una mano. Nel corso delle settimane ho capito che il modo in cui si posizionano i pin fa la differenza. Infatti vige la legge del più basso. Se in un pacco pesi sono presenti due pin inseriti su piastre diverse, vale sempre quello posizionato più in basso, che determinerà il carico reale sollevato. Quando inserire il gym pin nell'ultimo foro non permette di infilare il disco per mancanza di spazio, la soluzione è posizionare il pin originale nel foro più basso e il gym pin nel foro immediatamente superiore compatibilmente con la larghezza del disco. In questo modo riusciamo comunque a sfruttare il microcarico rispettando il principio del sovraccarico progressivo.
Dopo i test che vi ho mostrato, è evidente che per alcuni macchinari il mini pin possa risultare più funzionale ed adatto. La parte caricabile più corta, da circa 8 cm, riduce l'ingombro totale e potrebbe facilitare l'inserimento nei macchinari con spazio limitato, come la lat machine e la leg extension di cui ho parlato precedentemente. Inoltre, per chi come me trova beneficio nell'utilizzare i pin per fare microloading, la soluzione più piccola può essere perfino più pratica. Attenzione, non sto dicendo che l'originale non funzioni, anzi, ma essendo un prodotto universale, dobbiamo tener conto del fatto che la scelta del modello dipende da come è fatto il macchinario e lo spazio disponibile. Nel corso di questi test ho anche acquistato dei dischi da mezzo chilo, 1 chilo e 2 kg per lavorare in maniera più precisa sulla progressione. Il supporto del Pin con i dischi funziona in maniera eccellente e sono riuscita a superare quei momenti in cui l'aumento standard del pacco pesi sarebbe stato troppo brusco. Se ve lo staresti chiedendo, nessuno mi ha fissata male, nessuno mi ha detto nulla e non sono stata ancora cacciata dalla palestra. È uno strumento che, se usato con criterio e rispetto per le macchine, si integra perfettamente nel contesto di una palestra commerciale. Pensando a come si possa migliorare ulteriormente questo strumento, nel futuro sarebbe interessante vedere una versione con una parte finale intercambiabile da 8 o 10 mm, magari tramite un sistema a incastro o avvitamento sicuro. Una soluzione di questo tipo amplierebbe ulteriormente la versatilità del prodotto. Se in futuro verrà sviluppata, sarò onorata di testarla sul campo con la stessa cura di questa recensione. In conclusione, il Gympin è uno strumento che mi è stato realmente utile e che continuo a utilizzare ogni volta che la struttura del macchinario me lo permette. Lo consiglio a chi si allena con criterio, lavora sulla progressione e sente il limite del pacco pesi della propria palestra. Il fatto che io sia affiliata non cambia la sostanza delle prove sul campo. Se non mi fosse servito, non l'avrei integrato stabilmente nei miei allenamenti. Nel mio caso specifico, considerando gli spazi e i macchinari che utilizzo più spesso, probabilmente il mini pin sarebbe stata una scelta ancora più funzionale. Questo per dirvi che la scelta del modello va fatta in base al contesto reale in cui vi allenate e non in modo generico. Se vi interessa acquistarlo, sappiate che spediscono in tutto il mondo e le spese vengono calcolate direttamente al checkout in base alla destinazione. Potete utilizzare il codice SARA per avere il 10% di sconto e allo stesso tempo supportare il canale. Come sempre, valutate in base a ciò che è davvero utile per il vostro allenamento. Io vi ringrazio per aver seguito questa recensione così approfondita, spero vi sia stata utile e come sempre ci becchiamo al prossimo video.